Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Hello guys, salutiamo pure in inglese perché abbiamo sempre i sottotitoli in inglese per tutti i miei video. Oggi vi volevo fare vedere come si fa la sostituzione del microinfusore Ipsopump. Allora, come prima cosa dobbiamo andare a mettere in pausa oppure in stop il microinfusore. Abbiamo il codice. Andiamo a scorrere fin qui e lo mettiamo in pausa. Ok, dopodiché posso scollegarlo. Ora lo vedete anche, io ce l'ho messo nel braccio. Con un semplice clic da tutti e due i lati si stacca quello che rimane, poi andremo noi a toglierlo e cominciamo. Sempre dal menu, il codice PIN, andiamo a fare ritornare indietro il pistone. Ok, e possiamo anche scollegare il reservoir vecchio. Intanto lui torna indietro, io vi faccio vedere le altre cose. La scatola del reservoir è questa, sono in vetro, sono molto piccoline, però con una capacità di 1,6 ml, che vuol dire 160 unità di insulina. Sembrano piccole ma non lo è. Dopodiché abbiamo bisogno anche dell'orbit, sarebbe il catetere con la cannula, cioè il tubicino con l'ago. Tutte le confezioni si trovano all'interno delle confezioni, troviamo 10 orbit e 10 reservoir, 10 pezzi, e abbiamo bisogno del nostro orbit insert. Allora, il microinfusore, ora gli facciamo l'ok. Ok, si è fatto un check up suo, gli facciamo l'ok e lo schermo è questo. Ok, andiamo a riempire la nostra reservoir con l'insulina che voi lo utilizzate. In qualche altro video vi parlerò anche del tipo di insulina che lo uso io, è da qualche mesetti, meno di un anno che la uso. Dopo che abbiamo intromesso, abbiamo fatto comaggiare i due lati, dobbiamo far uscire un po' l'aria. Ok, prendiamo la nostra insulina e cominciamo a riempire. Il movimento deve essere abbastanza lento perché sennò fate troppe bolle d'aria e poi vi viene molto più difficile a farle uscire. Allora, nel mio caso mi servono 130 unità di insulina per le 72 ore, perché l'orbit si deve cambiare ogni 72 ore. Mi raccomando, non lo tenete di più. E 130 unità di insulina per me sono compresi anche dei 10-12 unità di insulina che li faremo per riempire il catetere. Ora vi faccio vedere. Allora abbiamo messo 130, ok, facciamo fuoriuscire qualche goccia così siamo sicuri, togliamo l'ago, dopodiché svitiamo. Ok, ora lo possiamo inserire, è molto semplice, nel microinfusore e prendiamo il nostro catetere. Allora, il catetere ha più dimensioni, questo il mio è di 60 cm, c'è anche di 45 se non sbaglio. Andiamo ad aprire la confezione. All'interno troviamo il catetere e la cannula, che sarebbe l'ago, poi ve lo faccio vedere, e qui troviamo anche un piccolo tappo che serve per coprire l'ago. Ora poi vi faccio vedere. Allora andiamo a inserire con un semplice clic, schiacciamo e giriamo, è già messo. Accendiamo, andiamo sempre al codice PIN
e andiamo a fare il priming del catetere. Spero che vedete. Andiamo sull'icona con le gocce. Ok, il primo è per riempire il catetere, il tubicino. Andiamo a selezionare le unità proprio scorrendo semplicemente. Nel mio caso mettiamo 12. Vi devo dire che anche se usate sempre la stessa lunghezza del catetere, a volte c'è la probabilità che non vi bastano 12 unità, dovete mettere 13 oppure bastano anche 10. Dovete sempre controllare se la goccia è uscita. Allora mettiamo 12 unità e li facciamo l'ok. E qua vi dice che il catetere non deve essere collegato al corpo perché se lui fa uscire delle unità di insulina andrebbero nel vostro corpo, il che non va bene perché magari escono 5 unità e poi voi avete come un bollo fatto di 5 unità. Mai essere collegato al corpo. Gli facciamo l'ok e lui comincia. Se state attenti lo potete vedere tranquillamente scorrendo dentro il catetere, però noi andiamo avanti, lo lasciamo lavorare qui. Prendiamo il nostro orbit insert, che è questo. Qui ha un bottone che serve per far andare l'ago dentro la pelle. Andiamo a prendere il nostro ago, si inserisce semplicemente qui. Prima di togliere la pellicola dobbiamo tirare via la plastichina che protegge l'ago, la cannula. Ecco a voi, non so se si vede. E andiamo con tutte e due le mani a tirare piano piano da queste due linguette per far scoprire il nostro adesivo. Ora è meglio se voi vi appoggiate ad un tavolo, io lo faccio così per farvelo vedere. Ok, è andato via tutto. Dopodiché lo dovete girare così lui scende e carico. Andiamo subito a disinfettare la zona. Io qui ho anche il sensore di glicemia e andrò a metterlo accanto. Andiamo a controllare nel frattempo se è fuoriuscita la goccia. Sì, io ce l'ho. Se non la vedete, io faccio di solito che prendo e lo sbatto poco poco sulla mano, così lo vedo se è uscito. Il bell'odore di insulina. Ne sapete qualcosa, vero? Ok, andiamo con il nostro orbit insert. Qui abbiamo il bottone, abbiamo disinfettato la zona. Appoggiamo semplicemente e schiacciamo. Ci assicuriamo, passando il dito intorno, che si è aderito tutto alla pelle. Quello che mi piace tantissimo è che l'adesivo, essendo color carne, si nota pochissimo. Prima di estrarre l'ago dovete fare una piccola rotazione per assicurarvi che gira, perché lui gira a 360 gradi. Girando a 360 gradi vi permette di non avere problemi con il catetere. Ora vi faccio vedere, premendo le due linguette che l'ago ce l'ha, queste qui, tiriamo fuori l'ago ed rimane questo. È molto discreto e il tappo di quale vi parlavo prima, che la trovate nella confezione, è questo che si usa per coprire qui il lago. Ora andiamo a mettere il catetere una volta riempito. Lo facciamo combaciare e poi con una piccola pressione dovrà fare 2 clic. Non so se l'avete sentito, erano 2 clic. Possiamo tirare per assicurarci che sia attaccato bene e dopodiché andiamo a fare il riempimento del lago, della cannula. Andiamo sempre nel priming. Ok, e ci manca l'ago e qua dobbiamo mettere 0,3 che bastano per riempire l'ago. Gli facciamo l'ok e l'ha fatto. Dato che è in pausa, non dimenticate, andate a metterlo in funzione. Ok, qui
e ok. Ora lui non è più messo in pausa, è in run, come lo chiamano loro. E la parte bella era che vi dicevo, girando a 360 gradi, io non ho nessun problema con il filo. L'unica certezza è che quando lo attaccate da qualsiasi parte, io ve lo faccio vedere ora qua, state attenti di non fare andare dentro la molletta il tubicino, non lo dovete schiacciare neanche piegare. Questo è il fatto. Dopo, come potete vedere, neanche si nota sui vestiti. È molto comodo e molto utile. Per oggi è tutto, grazie di avermi seguita. Iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un mi piace e non dimenticate di attivare le notifiche, perché vi aspettano tanti altri video in quale vi faccio vedere tante altre cosette e tante altre funzioni. Vi aspettano tanti altri video in quale vi faccio vedere tante altre cosette e tante altre funzioni che ce le ha il mio microinfusore Ipsopump. E ci vediamo alla prossima, un bacio a tutti!